Il regolamento UE 2017-745 è fondato sui principi dei New Legislative Framework europei, sviluppati in continuità con i principi del nuovo approccio già proprio della direttiva 93/42/CE. La spinta alla definizione dei criteri che devono essere normati con questo regolamento nasce da alcuni eventi avversi significativi verificatisi nel decennio passato e che hanno posto domande sui ruoli e le responsabilità degli attori. Il risultato doveva essere guidato dal principio di elevare gli standard di qualità e sicurezza dei dispositivi, creando contemporaneamente un quadro legislativo sostenibile, favorevole all'innovazione e alla migliore sicurezza dei dispositivi presenti in Europa. Il nuovo regolamento ha introdotto il concetto di meccanismo d'azione del prodotto, aspetto che obbliga il fabbricante a dimostrare la sua consapevolezza sull'uso inteso del dispositivo, ma soprattutto sulla sua funzionalità. Questi concetti devono essere combinati con il principio di salvaguardia assoluta del paziente utilizzatore, evidenziando anche l'aspetto del ciclo di vita del prodotto e della necessità di dare evidenza che il dispositivo è sicuro e può raggiungere e garantire le prestazioni attese. Il regolamento introduce anche il soggetto persona responsabile del rispetto della normativa, con responsabilità civili e penali su aspetti tecnici, clinici, di documentazione e di autorizzazione all'immissione in commercio dei dispositivi per ogni singolo lotto o pezzo reso disponibile. Questa novità obbliga quindi i fabbricanti e distributori a dotarsi di risorse e competenze strutturate e specifiche, come accade nel mondo del farmaco, al fine di porre gli attori presenti sullo scenario dell'Unione Europea quali garanti riconosciuti dei principi di salvaguardia della salute a livello mondiale globale. Il governo della libera circolazione dei dispositivi medici e il controllo sulle attività di vigilanza in capo a organismi notificati ed autorità competenti devono essere supportati da strumenti di approccio comuni, quali l'istituzione di EUDAMED e delle linee guida di comportamento, NBOG ed MDCG, che devono essere applicate sia all'atto dell'autorizzazione ad operare degli organismi notificati, sia dalle autorità competenti che ovviamente dai fabbricanti. Il 26 maggio 2021 era formalmente la data in cui doveva decorrere la piena applicabilità del regolamento 2017-745. Tuttavia, la mancata operatività di EUDAMED, i costi e la mancanza di risorse necessarie per garantire l'attivazione di tutti i meccanismi previsti dal regolamento stesso hanno consentito il ricorso a soluzioni transitorie a cura degli Stati membri per quanto riguarda la registrazione di dispositivi ed operatori economici, notifiche di certificazione, vigilanza e indagini cliniche, nonché i prolungamenti delle date di attuazione. Dalla data del 26 maggio 2021 è iniziato il periodo di deroga in cui alcuni dei dispositivi conformi alle direttive pregresse potevano continuare ad essere immessi legittimamente sul mercato con l'identificativo di Legacy Devices. Le recenti disposizioni transitorie, però, sono state estese oltre la prima data termine del 26 maggio 2024, stabilita all'atto dell'entrata in vigore del disposto.